Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, dopo l'imperatore, dopo l'incontro con il destino, dopo aver imparato che la vita non può essere controllata, ma solo attraversata a mezzo della fede, e allora arriva una nuova domanda. Ma come si trasmette il sacro? Come si trasmette una verità che non può essere insegnata come un concetto, come una formula? Come si trasmette un'esperienza dell'anima? Ed è qui che incontriamo il Papa. Il Papa è un arcano spesso frainteso, molti lo leggono come religione, morale, regole, autorità spirituale. Ma nel viaggio che stiamo compiendo noi, il Papa è molto più profondo. Se la papessa è il mistero che parla dal silenzio, allora il Papa è il mistero che prende parola. La papessa custodisce, il Papa trasmette. La papessa ascolta gli dei, il Papa insegna a dialogare con gli dei. E allora ti chiedo, chi è che ti ha insegnato a vedere ciò che prima non vedevi? Chi ti ha aiutato a dare un significato alla tua sofferenza? A questo punto del viaggio l'anima ha già incontrato la chiamata del matto, il potere creativo del mago, il mistero della papessa, l'eros dell'imperatrice, la responsabilità dell'imperatore. E adesso arriva una domanda decisiva. Chi mi insegna a vivere tutto questo? Ed ecco il Papa. Non è il maestro che possiede la verità, ma è il maestro che ha attraversato la vita. Il Papa è il mentore, è il custode di ciò che è tradizione vivente, colui che non impone una strada, ma illumina il sentiero. Per comprendere il Papa dobbiamo entrare nei miti, dobbiamo entrare in uno dei miti più belli della Grecia, è quello di Chirone. Chirone non era un centauro come gli altri. Sai, i centauri rappresentano proprio l'istinto incontrollato, no? La natura selvaggia, l'impulso, l'ebbrezza, ma Chirone era diverso. Chirone era figlio di Crono e della ninfa Filira. Era immortale, era saggio, conoscitore delle erbe, della musica, della medicina, dell'arte della guarigione. E fu il maestro di molti eroi, ma soprattutto fu il maestro di Asclepio. Sapete chi è Asclepio? Asclepio diventerà il dio della medicina. E infatti ancora oggi il bastone, sapete, il bastone con il serpente intrecciato, che richiamano la sua figura, no? Lo potete vedere nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo bastone di Asclepio che è il simbolo proprio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A volte però viene confuso con il caduceo, che invece appartiene al dio Hermes, no? Mercurio. Il caduceo è composto da un bastone, due serpenti intrecciati e due ali nella parte superiore. E il significato del caduceo, quello originario, non riguarda la medicina, no? Ma simboleggia la mediazione tra i mondi, invisibile e visibile, il viaggio delle anime, anche gli scambi e il commercio. Quindi l'associazione con la medicina nasce soprattutto da un errore storico che è avvenuto negli Stati Uniti circa XIX-XX secolo, quando alcune istituzioni militari adottarono il caduceo come emblema sanitario. Da quel momento la confusione si è diffusa in tutto il mondo. Quindi, allora, da una prospettiva immaginale, questi due simboli raccontano due archetipi distinti ma non separati. Allora, Asclepio rappresenta il guaritore, la discesa nel dolore, l'ascolto del sintomo e poi la trasformazione attraverso la relazione con la malattia. Invece Hermes rappresenta il messaggero, lo psicopompo, colui che attraversa le soglie visibile e invisibile e mette in comunicazione le anime e i mondi diversi. Per questo motivo alcuni studiosi di psicologia archetipica, come prima di tutti James Hillman,
vedono nel bastone di Asclepio proprio il simbolo della cura dell'anima attraverso proprio il contatto con il sintomo, no? Mentre il caduceo richiama invece il movimento della coscienza tra visibile e invisibile. Quindi se noi osserviamo i due simboli come miti viventi, allora il bastone di Asclepio ci parla dell'arte di guarire, mentre il caduceo ci racconta l'arte di attraversare le soglie, visibile e invisibile, e mettere in relazione proprio le due polarità dell'esistenza, proprio come quando si attraversa il dolore, che si passa dal visibile all'invisibile, dal visibile al mistero e dalla fede nel mistero alla guarigione. Ma ritorniamo ad Asclepio. Chi è che insegnò ad Asclepio? Chirone. E qua il mito ci consegna una verità straordinaria. Il dio della medicina viene educato da un essere ferito. Il dio della medicina, Asclepio, viene educato da un essere ferito, cioè Chirone. Non viene educato da un essere perfetto. Allora, vi racconto la storia della freccia. Durante una delle sue fatiche, no, Eracle si fermò presso il centauro Folo. Folo aprì una giara di vino appartenente a tutti i centauri. Allora questo odore di questa giara di vino attirò altri centauri. E che successe? Scoppiò una battaglia. Eracle scagliò le sue frecce avvelenate con il sangue dell'idra e i centauri fuggirono e molti trovarono rifugio proprio nella grotta di Chirone. Allora Chirone uscì per capire che sta succedendo, ma proprio in quell'istante una freccia partita da Eracle lo colpì accidentalmente al ginocchio. Una sola freccia, un solo istante, una sola ferita e la sua vita cambiò per sempre. Ed è proprio qui che nasce l'archetipo. Perché Chirone conosceva tutte le medicine, tutte le erbe, tutti i rimedi, aveva insegnato agli altri come guarire, però non riusciva a guarire se stesso. La ferita era incurabile. E poiché Chirone era immortale, non poteva nemmeno morire. Doveva convivere con il dolore, per sempre. Allora fermiamoci un istante. Ti chiedo, qual è la tua freccia? Qual è quel dolore che continua a tornare? Qual è quella ferita che hai tentato di guarire 1000 volte? Ed è qui che il mito compie il suo miracolo, perché Chirone scopre qualcosa. Chirone scopre che proprio quella ferita gli permette di comprendere il dolore degli altri. Gli permette di riconoscerlo, di accoglierlo, di accompagnarlo. La ferita diventa una porta. La ferita è lo spazio attraverso cui entra il mondo, entra il divino. Non è più una debolezza, diventa sensibilità, diventa saggezza, diventa amore. Ed è per questo che Jung affermava che solo il guaritore ferito può guarire. Perché chi non ha sofferto potrebbe conoscere le tecniche, ma chi ha sofferto conosce l'anima e la guarigione dell'anima. A questo punto entra in scena Prometeo. Chi è Prometeo? È colui che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, ed è per questo che Zeus lo aveva condannato. Che cosa fece Zeus a Prometeo? Lo incatenò a una roccia e ogni giorno c'era quest'aquila che divorava il suo fegato, che ogni notte il fegato poi ricresceva e il tormento ricominciava il giorno dopo. Chi è Prometeo? Prometeo rappresenta la coscienza, la luce, la conoscenza, la possibilità evolutiva dell'essere umano. Allora Zeus offre una possibilità a Chirone. Chirone può rinunciare alla propria immortalità e donarla a Prometeo.
e Chirone accetta. Allora il guaritore ferito, Chirone, rinuncia all'eternità per liberare colui che ha portato il fuoco agli uomini. E qua il mito si trasforma. Allora che succede? Che succede una metamorfosi. Quando Chirone offre la propria immortalità, gli dei lo accolgono nel cielo e lo trasformano in una costellazione. E sapete qual è? Quella del Sagittario. L'arciere che punta verso le stelle, verso il significato, verso il senso, verso il divino. Infatti, in chiave immaginale, il Sagittario non è soltanto l'arciere, è proprio il ponte tra l'istinto animale e la visione spirituale, proprio come Chirone che unisce la natura selvaggia del centauro con la sapienza del maestro. Ecco perché molti astrologi vedono in Chirone una sorta di volto nascosto del Sagittario, cioè il guaritore che insegna attraverso la propria ferita e che trasforma il dolore in conoscenza. Ed ecco il messaggio del Papa. La ferita non è ciò che ti impedisce di realizzarti. La ferita è ciò attraverso cui la tua anima si realizza. Perché la ferita è il punto in cui il mito ti ha toccato, è il luogo in cui gli dei sono entrati nella tua storia. E nello yoga sciamanico non si cerca di cancellare il dolore, ma si impara ad allearsi con esso, a comprenderne il linguaggio, a trasformarlo in potere. Ed è proprio come il kintsugi giapponese, l'oro non nasconde la frattura, ma la rende ancora più visibile e la trasforma in bellezza. Allora, dove sta l'eros del Papa? L'eros del Papa è diverso da quello dell'imperatrice. È l'eros della conoscenza, è il desiderio di conoscenza, è l'amore per il significato, è quella gioia di trasmettere. È la passione per ciò che può aiutare un'altra anima. E allora ti chiedo, chi sono stati i tuoi maestri? Chi ti ha cambiato la vita con una frase? Chi ti ha insegnato a vedere? E soprattutto, sei diventato il maestro di ciò che hai imparato? Ora vediamo l'ombra del Papa. Quando il Papa dimentica Chirone, diventa dogma, diventa fanatismo, diventa bisogno di avere ragione, diventa obbedienza cieca. Non trasmette più il sacro, trasmette regole, non apre porte, costruisce muri. E allora ti chiedo, le tue convinzioni ti rendono più vivo, più viva oppure più rigida? E adesso andiamo a praticare il sigillo del Papa affinché possiamo guarire una tua ferita con delle pratiche che andiamo a fare e che ti permetteranno di realizzare la guarigione a mezzo dell'archetipo di Chirone. Adesso, ragazze e miei ragazzi, andremo a fare il primo sigillo del Papa. Ne faremo due pratiche. Potete anche scegliere di farne una piuttosto che l'altra. Io vi consiglio sempre di farle entrambe perché sono due sigilli che convincono la materia, convincono il corpo e la psiche profonda. Allora, non l'ho detto forse negli altri podcast, chi sta facendo la pratica dei 21 giorni con le sequenze fluide di yoga sciamanico, è bene entrare sempre nella foresta immaginale, ok? Quindi questa serie di podcast l'ho fatto anche per i neofiti e quindi se entrate nella foresta immaginale e poi fate la pratica, per voi che seguite il sentiero anche dei 21 giorni, è sempre qualcosa in più.
va bene? È come entrare nella foresta immaginale, no? Allora, ti chiedo di metterti nella posizione meditativa, gambe incrociate o posizione del loto o mezzo loto e, e di chiudere gli occhi, la mano destra sopra la sinistra, le punte dei pollici che si toccano. Ti chiedo di chiudere gli occhi e seguire il tuo respiro spontaneo. L'aria entra ed esce dal naso. Porta sempre l'attenzione sul respiro, senza controllarlo, senza modificarlo, come se per un momento tornassi nel tempio della papessa. Immagina ora una luce dorata che sale dal cuore verso la gola, lentamente, come una corrente, come una preghiera, come una verità che desidera essere pronunciata. Immagina questa luce dorata salire dal cuore verso la gola. Ripeti dentro di te: onoro la mia ferita. Onoro ciò che mi ha insegnato. Trasformo il dolore in saggezza. Trasformo la saggezza in dono. Questo sigillo collega il cuore alla parola, la ferita alla testimonianza, l'esperienza alla trasmissione, perché il Papa insegna che la verità non basta sentirla, ma deve trovare una voce, e quando trova una voce diventa medicina. Ora ti chiedo di immaginare un'immagine impressionante della tua vita, un samskara, una tua ferita, un evento perturbato. Immaginala, riportala alla memoria, o che hai già vissuto, o che stai vivendo adesso, anche molto passato. Riportala alla memoria, sempre respirando, spontaneamente. Adesso dai a questa ferita l'immagine di un vaso rotto, con pezzi mancanti. Ora immagina che su questa immagine del vaso rotto scenda polvere d'oro che va a sostituire i pezzi mancanti del vaso e ripara le crepe. Osserva il vaso diventare integro e prezioso, grazie alla polvere d'oro che prende il posto delle crepe.
Ora ti chiedo di aumentare il tuo respiro con la respirazione circolare. Come se volessi succhiare l'aria, mentre osservi il vaso risplendere. A mezzo della respirazione circolare e della polvere d'oro stai pacificando quell'immagine. Se mentre respiri avverti leggeri giramenti di testa, non preoccuparti, è tutto normale, stai entrando in uno stato ampliato di coscienza a mezzo della respirazione. Respira ora e lascia che il tuo vaso, che rispecchia la tua ferita, possa donarti forza e bellezza. Continua a respirare e io ti accompagno con il mio tamburo. Ora torna alla respirazione spontanea dal naso. Mantieni sempre la posizione meditativa. Adesso senti gli effetti della respirazione circolare nel corpo. Se avrai respirato bene, ti sentirai con più energia, con più forza. Senti l'energia scorrere nel tuo corpo. Sentila, percepiscila. Hai aumentato la tua energia, stai dialogando con gli dei. Scrivi adesso con l'occhio della tua mente, dietro la fronte, il mantra Samasati a caratteri d'oro. S A M A S A T I Samasati, che viene reso con l'espressione ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. E si dice che sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di disapparire. Samasati, ricorda chi sei, Samasati. La saggezza non nasce semplicemente dalla ferita, ma nasce dal modo in cui la attraversiamo. E se osserviamo il viaggio degli arcani come un cammino iniziatico, il Papa rappresenta il ponte tra il quarto e il quinto chakra, tra il cuore e la parola, tra ciò che sentiamo e ciò che siamo capaci di esprimere. La papessa custodisce il mistero nel silenzio
il Papa gli dà voce. La papessa riceve, il Papa trasmette. La papessa ascolta, il Papa testimonia. Oggi tu sei in grado di testimoniare la saggezza acquisita grazie al potere della tua ferita. Perché quando una persona viene ferita, non soffre tanto per quello che è accaduto, soffre perché viene incrinata l'immagine che aveva di sé. Per un istante la maschera si rompe e appare qualcosa di più vero, di più autentico. La parola persona viene dall'antico etrusco persu, che significa maschera, che è quello che noi mostriamo al mondo. Allora quando qualcuno mette in discussione quella maschera, quando veniamo rifiutati, quella maschera si rompe, dandoci la grande opportunità di guardare la immensità e la vastità di quelle opportunità celate dietro ad essa. Adesso guarda un'ultima volta il tuo vaso, la tua ferita potenziata dalla polvere d'oro, dalla respirazione, dalla sciamanizzazione con il tamburo. Guarda la bellezza di quel vaso che adesso puoi testimoniare quale potere e saggezza. Fai un profondo respiro e riapri gli occhi. Adesso, ragazzi miei, faremo un'altra pratica, la candela del Papa. Ci metteremo in una posizione, cambiamo la posizione e ci mettiamo stesi, solleveremo le gambe, il bacino verso l'alto, sostenendo la schiena con le mani, lasceremo che il mento si avvicini al petto dolcemente e lasceremo che la gola venga stimolata con l'Ujjayi Pranayama. Siccome il Papa è legato al quarto e al quinto chakra, affinché tu possa testimoniare la bellezza della tua saggezza acquisita dal potere della tua ferita, allora andremo con questa ulteriore posizione a stimolare quei chakra, ok? Cambio posizione. Ora, dalla posizione meditativa possiamo stenderci e solleviamo le gambe portando il bacino verso l'alto, sostenendo la schiena con le mani. Lascia che il mento si avvicini al petto dolcemente. Lascia che la gola venga stimolata. Respira con l'Ujjayi Pranayama. Respira dal naso con il suono nella gola ed espira sempre dal naso. La respirazione Ujjayi Pranayama è quella che ti permette di sentire, sai come quando dormi c'è il respiro pesante? Ecco, è questa qui, inspiro dal naso, ed espiro dal naso. Immagina che ogni respiro vada dal cuore verso la gola, proprio come una corrente dorata, come una verità che desidera essere pronunciata. E dentro di te chiediti qual è la verità che sto trattenendo. Perché adesso, a mezzo di questa posizione, tu incarnerai la verità. Non hai più paura di essere vista o visto. E la tua ferita diventa il tuo più potente alleato nel cammino della liberazione finale. Adesso sciogliamo delicatamente la posizione, delicatamente,
e ci mettiamo nella posizione della Shavasana, la posizione del cadavere. Le punte dei piedi leggermente cascanti verso l'esterno, le mani rivolte verso l'alto. Contempliamo la potenza e l'estasi dell'integrazione avvenuta. Grazie all'archetipo del Papa, al mito di Chirone, adesso la nostra ferita è diventata il nostro più potente alleato nel cammino della liberazione finale. Poi stiriamo bene il nostro corpo, come se ci fossimo svegliati da un lungo sonno, ci portiamo su un fianco e ci rimettiamo seduti nella posizione meditativa. Facciamo un paio di rotazioni del collo, sentendo tirare su ogni lato della circonferenza senza muovere le spalle, a destra, delicatamente a sinistra. Le rotazioni del collo sono molto importanti perché stimolano il nervo vago, rilassando ancora di più il corpo. E poi ci ritroviamo. Ci riportiamo seduti nella posizione meditativa, gambe incrociate o posizione del loto, mezzo loto. E ci prepariamo per la meditazione finale, ricordando che l'ulteriore sigillo che abbiamo fatto con la candela del Papa ha risvegliato quarto e quinto chakra, perché il Papa insegna che la verità deve trovare una voce per esprimersi ed è proprio quando trova una voce che diventa medicina. Allora, mettiamoci nella posizione meditativa per la meditazione finale. Mettiamo la mano destra sopra la mano sinistra, le punte dei pollici che si toccano. Schiena dritta, una posizione che esprima regalità e nobiltà. E respira in modo spontaneo. Segui la mia voce. Oggi abbiamo trasmesso al corpo e alla psiche qualcosa di straordinario. La ferita che nascondi spesso diventa una prigione quando non viene accolta. La ferita che hai accolto oggi è diventata saggezza e potere. La ferita che condividi diventa medicina. Oggi il Papa ci ha insegnato proprio questo, che la ferita non è il punto in cui la tua storia si spezza, ma è il punto in cui la tua anima trova finalmente una via d'uscita dalla gabbia dell'io, dell'ego. È il punto in cui la tua anima trova finalmente una voce. Il vero maestro non ti dice chi devi diventare, ma ti ricorda chi sei. Samasati. E il Papa ci insegna proprio questo, che la ferita è il luogo dove il viaggio diventa saggezza e la saggezza diventa servizio e potere. Adesso facciamo un profondo respiro, riapriamo gli occhi, mettiamo le mani giunte in preghiera davanti al torace, ringraziamo l'archetipo del Papa, ringraziamo gli spiriti dei nostri avi e dei nostri antenati a cui dedichiamo i meriti sprigionati dalla nostra pratica.
affinché possano condurci e sostenerci sempre nel sentiero verso la libertà finale. Ci inchiniamo agli spiriti ringraziando. Per chi è entrato nella foresta immaginale, ringraziamo la foresta immaginale per averci ospitato, con la consapevolezza di poterla ritrovare in qualsiasi momento. Allora, ragazze mie e ragazzi, oggi ti chiedo, nelle prossime 24 ore, condividi con qualcuno o scrivi sul tuo quaderno rituale, il quaderno magico, una lezione che hai imparato grazie ad una tua ferita. Non devi scrivere o dire una teoria, ma una verità vissuta. Ricordiamo che la spiritualità è empirismo radicale, è proprio quello che fa il Papa con l'archetipo di Chirone. Qualcosa che hai imparato grazie al dolore, perché è lì che tu sei diventato maestro, incarnando l'archetipo di Chirone. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, concludiamo qui anche quest'altro podcast. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima con un ulteriore archetipo arcano potente. Che tutti gli dei ti benedicano. Mua!